Ciao a tutti, oggi vi presento e andiamo a fare insieme questa sciarpa ad anello. È una sciarpa che io feci molti anni fa, è stata vista da una mia amica, quindi mi è stata richiesta e quindi ho deciso di fare un video apposta in modo tale che anche lei potesse realizzarla. È una sciarpa semplicissima perché come vedete andiamo ad unire praticamente due motivi, cioè andiamo a lavorare la maglia a legaccio e il punto riso. Quindi è diciamo così, un lavoro che è adatto alle principianti. Allora, possiamo ovviamente realizzarla in due modi. O andiamo a fare una semplice sciarpa, oppure, come ho fatto io, una sciarpa ad anello, cioè andiamo praticamente a realizzare una sciarpa, ma poi andiamo praticamente a chiudere, cucendo appunto le due parti insieme e in questo caso diventa appunto ad anello. Nel mio caso ovviamente come vedete è abbastanza lunga, quindi chiude praticamente ad anello, andiamo a fare due giri e diventa un mega sciarpone. Io la feci in due colori, in questo caso appunto grigio scuro e un rosa che sembra salmone ma in realtà è un rosa chiaro e avevo pochi gomitoli e quindi ne ho costruito una sciarpa. Naturalmente potete farla bicolore come me oppure potete farla di un unico colore. La particolarità è che nella realtà io quando la realizzai pensavo di fare appunto semplicemente una sciarpa ad anello, però mi sono resa conto che essendo abbastanza larga potevo anche utilizzarla a mo' di cappuccio. Quindi se diciamo in questo caso qui tira spesso il mestrale ed è un vento abbastanza forte e freddo, spesso e sovente l'ho utilizzata come cappuccio. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio come possiamo realizzarla. Allora, questo sarà un video sicuramente diverso dal solito perché diciamo che questo tipo di modellino, cioè questa sciarpa ad anello, è stata realizzata da me parecchi anni fa. Un'amica l'ha vista, gli è piaciuta e quindi mi ha chiesto di farle un video per poterlo diciamo replicare. Quindi io farò questo video, vi seguirò passo passo, però nella realtà non lavorerò con voi. Quindi partiamo subito con il darvi le misure della sciarpa. Allora, la sciarpa deve misurare 30 cm di larghezza, quindi abbiamo 30 cm, mentre per quanto riguarda la lunghezza deve essere di 150, quindi praticamente deve essere di 150. Adesso allora è come vi ho detto nell'introduzione, è una sciarpa semplicissima da realizzare, quindi la possono realizzare ovviamente le principianti, proprio perché andiamo a utilizzare il punto riso e il punto legaccio. In questo caso io ho utilizzato due colori, quindi come potete vedere ho utilizzato questo rosa antico e questo grigio molto scuro. Naturalmente potete decidere di realizzarla tutta di un unico colore oppure come ho fatto io bicolore. Volendo potete mettere anche un terzo colore, dipende ovviamente dai vostri gusti. Vi do alcune indicazioni. Io ad esempio l'ho realizzata in base ad alcuni diciamo rettangoli e quadrati. Quindi ho alternato la maglia legaccio al punto riso. Alla mia amica è piaciuta diciamo, questo stile di sciarpa. Io l'ho chiusa e quindi ho realizzato una sciarpa ad anello, ma come vi ho fatto vedere nel video, ma volendo potete realizzare una sciarpa e quindi non la andiamo a cucire alle due estremità e quindi non la realizziamo ad anello.
Vi do adesso tutte le misure della sciarpa, come va realizzata e che cosa dobbiamo utilizzare, quindi il materiale. Allora, per realizzare questa sciarpa, come vi dicevo, io l'ho fatta, come vi ho detto, tempo fa, quindi avevo utilizzato all'epoca questa Mondial Crilli e avevo utilizzato il colore 0704, che è un grigio abbastanza scuro. L'avevo utilizzata doppia, ok? Allora, per il rosa io non vi posso dare alcuna indicazione perché la matassina di quel tipo di rosa non ce l'ho più, quindi non lo so, però vi do alcune alternative. Potete utilizzare ad esempio questa lana della Drops Merino Extra Fine Mix, è Superwash 100% wool ed è esattamente lo 03 come colore. Qui mi indica ovviamente i 4 come ferri, ma ovviamente lavorandola doppia andremo ad utilizzare i ferri del 6 o 7. Dipende ovviamente dalla vostra mano. A questa io abbinerei questo colore qui per renderlo il più, diciamo, possibile come la mia. Quindi sempre della Merino Extra Fine Unicolor. Ehm, abbiamo il numero 25. Quindi potete abbinare questi due colori, oppure se non vi piace ad esempio il rosa, potete per esempio utilizzare questo colore chiaro, che comunque si presta bene. Questo è lo 01. Quindi ci servirà sicuramente il filato. Io per questo lavoro avevo utilizzato i ferri del 7, volendo potete utilizzare anche i ferri del 6, vanno benissimo lo stesso, quindi decidete voi tra il 6 o il 7. Bisogna sempre fare il campione come vi ho detto, quindi chiaramente in base a quello poi vi regolate. Avremo bisogno ovviamente di un contagiri, se non ce l'avete carta e penna va benissimo, delle forbici per il cambio di filo, un ago, se volete fare ovviamente la sciarpa ad anello e quindi andremo a cucirla, e poi chiaramente dobbiamo fare, avremo bisogno del calcolatore di maglie per poter ovviamente andare a calcolare il nostro campione. Se non ce l'avete, sempre carta e penna e va benissimo. Questi, diciamo, sono le cose di cui avremo bisogno. Adesso vi faccio vedere come io ho realizzato cioè come ho diviso praticamente, alternato quindi la maglia rasata alla maglia legaccio, e poi vedete voi invece, cioè se non vi piace la tipologia come l'ho costruita io, potete comunque cambiarla. Allora, per prima cosa andremo a fare un campione sia di ovviamente maglia punto riso, quindi 10x10, sia di maglia legaccio. Adesso, ok? Quindi sappiamo l'altezza e sappiamo la lunghezza, quindi quante maglie montare e quanti giri di ferri dobbiamo fare per arrivare a un tot di centimetri. Una volta che noi abbiamo fatto il campione, andiamo a suddividere, diciamo, i nostri motivi, alternandoli, come più ci piace. Possiamo iniziare, tra l'altro, la lavorazione o con il grigio o con il rosa. In questo caso io ho utilizzato il grigio come inizio del lavoro e sono partita in questo modo. Allora, vi mostro come ho suddiviso la sciarpa. Allora, sono partita dal colore grigio e ho utilizzato, cioè ho realizzato 25 cm di larghezza
a punto riso, ho fatto i pallini, poi 20 centimetri sempre in grigio, però realizzando la maglia a legaccio, 26 in grigio con il punto riso, 24 sempre in grigio col punto legaccio e poi ho cambiato colore e sono partita con il rosa e ho realizzato 26 centimetri con il punto riso e 29 centimetri sempre in rosa con il punto legaccio. Ho chiuso le maglie e a questo punto, se volete, realizzate la sciarpa. Se invece volete realizzare come me, ovviamente, la sciarpa ad anello, andate a cucire queste estremità con la prima estremità. Abbiamo un totale, come vi ho detto prima, di 150 centimetri di lunghezza. Ok? Quindi questo è quello che io ho fatto. Se volete essere più precise, potete, diciamo, ridurre lo schema o altrimenti ingrandire questi centimetri e ad esempio partire con il punto riso e concludere col punto riso o viceversa iniziare con il punto legaccio e chiudere col punto legaccio. Dipende ovviamente dalla vostra fantasia. Io l'ho realizzata in questo modo. Voi potete decidere come più procedere. Vi faccio vedere come dobbiamo andare a realizzarla e poi potete partire da sole perché vi ho dato tutti gli strumenti. Allora, col filato doppio, ok? E con il grigio andiamo a lavorare con i ferri numero 6, montiamo sul ferro 44 maglie. Allora, nel mio caso 30 cm corrispondono a 44 maglie. Dovete fare il campione, è importante quello, in modo tale da capire quanti centimetri, cioè se 30 centimetri corrispondono ovviamente a 44 maglie e quindi magari ovviamente dipende dalla tensione eccetera, dal filato che utilizziamo o dal numero dei ferri e quindi ovviamente queste 44 maglie potrebbero cambiare. Allora, partiamo con con il fare ovviamente il punto riso, quindi andiamo a lavorare un diritto alternato ad un rovescio. E di nuovo diritto, rovescio, diritto, rovescio. Allora, io non ho in questo caso utilizzato, come vedete, il punto, diciamo, di vivagno, perché essendo già di per sé un punto abbastanza affitto, non ha bisogno, per quanto mi riguarda, del vivagno. Se lo volete fare, potete comunque farlo. Quindi proseguiamo in questo modo, quindi alternando un diritto ad un rovescio, fino ad arrivare, ovviamente, alla fine del ferro. Il secondo ferro andiamo a lavorare le maglie come si presentano, o meglio, non lavoriamo le maglie come si presentano, ma le lavoriamo al contrario. Quindi dove troviamo ad esempio una V, in questo caso, che corrisponde al diritto, io andrò a lavorare invece un rovescio. Quindi rovescio, e in questo caso che c'è il rovescio che lo vedo ovviamente dal fatto che c'è questa sorta di gobbetta, andrò a lavorare invece un diritto. Quindi alterniamo a questo punto, quindi dove c'è diritto lavoriamo rovescio e dove c'è il rovescio lavoriamo il diritto. E proseguiamo in questo modo, quindi diritto, rovescio, diritto, rovescio,
fino ovviamente ad arrivare alla fine del ferro. Arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che alternare questi due ferri e quindi dove troveremo il rovescio lavoreremo il diritto e dove troveremo il diritto lavoreremo il rovescio, quindi alterniamo sempre. In questo caso si va a formare ovviamente il cosiddetto punto riso. Allora, a questo punto non dobbiamo far altro, almeno se seguite il mio caso, dobbiamo lavorare questo punto per 25 centimetri, quindi andiamo a lavorare 25 centimetri. Allora, come vi avevo detto, non vado a farla con voi, ma vi faccio vedere solo i passaggi perché io l'ho già fatta. Quindi, una volta che noi arriviamo a 25 centimetri di altezza, ovviamente per quanto riguarda la maglia appunto riso, quindi andiamo adesso cioè passiamo alla maglia legaccio, ok? Quindi vedete la differenza? Quindi dal punto riso si passa alla maglia legaccio. Allora, facciamo finta di aver fatto ovviamente i nostri 25 centimetri e adesso lavoriamo a maglia legaccio. Per la maglia legaccio non dobbiamo far altro che lavorare tutti i ferri a diritto. Quindi il primo ferro, tutte le maglie vanno a dritto, in questo modo. E proseguiamo tutto fino alla fine. Ferro di ritorno, di nuovo tutte le maglie a dritto. Quindi lavoriamo in questo modo, tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. Secondo a questo punto il mio schema, non dobbiamo far altro che ripetere questi due ferri, quindi sempre tutto a dritto, per 20 centimetri. Quindi proseguiamo per un'altezza di 20 centimetri, a maglia ovviamente legaccio. Allora, facciamo un attimo un riepilogo, quindi abbiamo detto 25 centimetri di punto riso, proseguiamo con 20 centimetri di punto legaccio, di nuovo 25 centimetri, no scusate, 26 centimetri a punto riso, 24 centimetri a maglia legaccio. Arrivati a questo punto si cambia il filo, quindi si passa ad un altro colore, nel mio caso appunto vi ho detto il rosa, potete utilizzare come vi ho fatto vedere nell'esempio anche il, ad esempio, color crema, se vi piace di più, o un grigio più chiaro, dipende ovviamente dai vostri gusti. Quindi si passa a questo punto al rosa e andiamo a lavorare in rosa con il punto riso, saliamo per un'altezza di 26 centimetri. Terminiamo sempre in rosa con il punto legaccio per un totale di 29 centimetri. Arrivati a questo punto potete decidere di lasciare la sciarpa così com'è o altrimenti andiamo a cucire praticamente le due parti in questo modo, quindi andiamo a cucire grigio con il rosa, uscirà da questa parte in questo modo, ma tanto è l'interno della sciarpa e comunque non si nota più di tanto, e questo sarà ovviamente il nostro risultato. Quindi andiamo a fare una cucitura invisibile e la sciarpa praticamente è terminata. Quindi il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Questo sarà il risultato finale.
Bene, il video è ufficialmente terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!